Una volta capito questo, ho smesso di voler piacere alle donne. Fin da quando sono piccolo ho sempre cercato la mia passione, ho sempre fatto fatica a trovare quella cosa che vedevo negli altri, del fatto che tutti erano appassionati di qualcosa. C'era quello che ha iniziato tennis da quando era piccolo, quello che era appassionato di musica, e io non avevo niente. Sì, ho fatto nuoto agonistico per tutta la vita, ma non era la mia passione e non ero neanche così tanto bravo. Quindi a 18 anni, a 19 ho smesso. Ho iniziato a lavorare nella moda, ho iniziato a lavorare come modello, ho iniziato a volermi pagare l'università con questi lavori saltuari che facevo, perché dopo che ho smesso nuoto ero un po' perso e dopo un po' di sofferenze ho avuto questo click di voler trovare un po' quello che volevo fare nella vita e ho fatto veramente tanta fatica. Ho iniziato a postare sui social, ho iniziato a lavorare in tutti i modi, a prendermi cura di me per cercare di inizialmente arrivare a un successo materiale, tant'è che i libri che leggevo in quel momento dicevano devi fare questo, produttività, fama, soldi, e quindi volevo diventare qualcuno, andare negli Stati Uniti. Ci sono anche andato, ho studiato recitazione, ho studiato canto, ho iniziato a postare sui social media, ho fatto veramente di tutto e di più, fino a che un giorno, quando ho iniziato il mio percorso interiore, ho trovato che tutte le cose che accadevano al di fuori non mi davano nessuna risposta, ho iniziato a cercare la risposta dentro. E dopo tanti anni di introspezione, di meditazione, un giorno ho iniziato a lavorare sulla mia identità. Mi sono accorto che tutto quello che volevo fare nella mia vita era influenzato da cose del passato, da traumi che ho avuto, da episodi che sono successi. E quindi ho detto, ma senti, ma se io voglio essere cosciente, se voglio diventare una persona non schiava del mio passato, pulita, nuova, qui, ora, cosciente e libero di fare quello che voglio togliermi tutto questo peso. Quindi ho lavorato su tutti questi traumi. Fino a che un giorno mi sono detto, ma cavoli, ma anche se la cosa più semplice del mio essere, che è l'essere nato maschio in questa società, anche quello ha avuto un peso enorme nella mia vita. Mi sono accorto che tutti noi, semplicemente il fatto di quello che abbiamo come organo genitale, influenza tantissimo come veniamo cresciuti. Dai nostri genitori veniamo cresciuti con dei colori diversi, dei giocattoli diversi, dei cartoni diversi, ma anche semplicemente il modo in cui le persone ti trattano. Fin da quando sei piccolo e non c'è ancora differenza nella tua testa tra maschio e femmina, ma iniziano a dirti se sei maschio, se sei un maschietto, wow, ma che forte che sei, complimenti, vai, sei forte. Se invece sei una femminuccia ti dicono, ma che bella che sei, ma che bei capelli, ma che bel vestitino. Cambia veramente tutto. E quindi ho iniziato a pensare, ma quante scelte nella mia vita ho fatto semplicemente per il fatto di essere maschio. E quando poi ho iniziato ad avere 18 anni, quindi questi ormoni maschili hanno iniziato ad avere il sopravvento su di me senza accorgermene, quanto queste cose hanno influenzato, quanto il mio corpo ha influenzato le scelte che prendevo nella mia vita. E mi sono accorto che la maggior parte delle scelte, se veramente voglio essere onesto con me stesso, erano dettate da quello che il mio corpo, e non solo la mia mente, diceva. Tutto partiva da un bisogno di piacere, da un bisogno di unione, che è un bisogno fondamentale nelle persone, ma soprattutto non da un qualcosa di unione esistenziale, ma una cosa più barbara, una cosa più primordiale, una cosa fisica quasi. Il voler essere apprezzato, il volere piacere. Forse anche il fatto che sono cresciuto in una classe di sole donne al liceo linguistico, quello un po' anche ha influito, ma il fatto di voler essere apprezzato. E quindi mi sono accorto, oddio, ma l'aver iniziato come modello, il voler diventare un attore, che io associavo alla fama, e fama semplicemente significa essere apprezzato ancora di più. Il voler tenermi bene, il voler avere i capelli di un certo tipo, il mio corpo di un certo tipo, andare in palestra. Ho fatto veramente tutto questo per piacere alle donne e non volevo crederci, ma ho deciso, soprattutto da quest'anno, dopo essere andato in India, che mentire e soprattutto mentire a se stessi non ha senso. Anzi, voglio essere totalmente onesto al 100% con me stesso, perché se non sono onesto non riesco a vedere le cose veramente come stanno al di fuori della mia testa, al di fuori del filtro che ho della mia creazione nella mia testa, della mia mente. E quindi mi sono accorto, cavoli, la maggior parte di tutte le scelte che ho fatto finora sono veramente date dal semplice fatto di voler piacere. E quindi, ora, che faccio? Ovviamente per fortuna non sono caduto in alcune trappole come magari poteva succedere dopo che magari sono andato nei primi concorsi che ho fatto all'estero, poteva accadere di entrare in televisione, cosa che mi hanno chiesto, ma ho rifiutato perché avevo paura di essere marchiato dal trash italiano, cosa da cui poi fai fatica a toglierti.
quindi non volevo comunque cadere in basso e non ho mai voluto essere preda al 100% dei miei ormoni. Sono caduto in alcune cose, ma sono sempre stato lì abbastanza sveglio da poterlo vedere o notare quando accadeva. Tant'è uno dei video che ho fatto che è andato meglio sul mio canale, il video sul NoFap, sulla pornografia compulsiva, che ho fatto quasi un anno fa, se non 2, era un po' su quello, un po' sul lavorare, era un periodo in cui lavoravo veramente sulla mia identità. E quindi quando inizi un percorso interiore come quello che ho fatto io, invece di aggiungere, inizi a rimuovere. Dalla tua identità rimuovi tutte queste identità false fino a che non arrivi un po' all'essenza e ogni tanto la tocchi quell'essenza e ti fa vedere le cose come stanno. E quando mi sono accorto di quanto tutte queste cose che ho accumulato hanno un po' influito sulla mia vita, come se fossi in preda a queste cose, ho detto, ma io voglio veramente essere schiavo del mio corpo, essere schiavo dei miei ormoni? Voglio che la mia vita e le scelte che faccio siano preda delle mie insicurezze o di compulsioni fisiologiche, o voglio scegliere il mio destino? Ho fatto anche un bel lavoro negli ultimi anni, soprattutto su questa cosa, perché noi maschietti abbiamo un po' un corpo che funziona, che ci entra in testa molto di più forse rispetto alla maggior parte delle donne, delle ragazze, anche se non è assolutamente detto. E quindi per uscire un po', forse anche il fatto che ho fatto nuoto, quindi questo sport molto fisico, eccetera, fa in modo che ti identifichi tanto col tuo corpo, quindi che ha veramente un'importanza. Ed ero convinto di tantissime cose che in realtà poi mi sono accorto, cavoli, che era il mio corpo che stava parlando. Ed è difficile a quest'età accorgersi di queste cose, ma è soprattutto per questo che in tante religioni, nella spiritualità si parla sempre di astinenza, che è una cosa ovviamente eccessiva, ma serve proprio per farti capire di dover prendere un attimo un distacco da ciò che ti rende schiavo da queste cose, perché prendi un distacco in modo tale da equilibrare e vedere le cose come stanno. Non sei dentro il tuo corpo, ma ci esci per un po'. E dopo questo mi sono accorto di quanto in realtà tutte le persone facciano tanto per piacere agli altri, per piacere a tutti, per piacere soprattutto al sesso opposto. Quanta importanza diamo noi come società al corpo, alla mente, poi vabbè, cose infinite, ognuno è veramente nel proprio castello di carta, ma anche al corpo, di quanta importanza diamo al genere. Adesso che c'è tutta questa guerra dei generi, ma quanta importanza diamo a come una persona vuole sentirsi chiamare, quanta importanza diamo a quello che abbiamo nelle mutande, detto in modo brutto e volgare, quando in realtà dovrebbe essere semplicemente una cosa fisica, che ci serve quando andiamo in camera da letto con il nostro partner o che ci serve quando andiamo in bagno, ma al di fuori, perché ci serve? Perché dobbiamo così tanto identificarci con il nostro genere, con la nostra sessualità? Ha un suo spazio sicuramente nella vita, ma quando ti entra in testa, quindi quando il tuo corpo non è più il tuo corpo, ma ti entra in testa, lì si ingigantisce perché la mente altera tutto, allora lì diventa un problema. Inizi a crearti delle immagini, delle idee, delle allucinazioni, inizi a creare delle storie attorno a questa cosa, delle identità, delle cose da proteggere, un ego attorno a questa cosa, e lì è un problema. È un po' come i soldi, come qualsiasi cosa in cui ti puoi identificare. Tutte le cose che possiedi, l'importante è che rimangano all'esterno. Quando il corpo rimane nel corpo, quando i soldi rimangono in tasca, quando la testa rimane in testa, a posto. Se tutte queste cose ti entrano in testa, allora lì è finita. Quindi ecco ragazzi, volevo un po' dare una delucidazione o la mia opinione su questa cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video.